Ho l'onore e il piacere oggi di essere qui con Maria Giovanna Sami, professoressa emerita di sistemi di elaborazione al Politecnico di Milano. Maria Giovanna, tu sei stata per me una guida, soprattutto nei primi passi del mio percorso accademico. Ti ho conosciuto mentre ero sui banchi del corso di calcolatori elettronici, mi ricordo Così si chiamava. ai fine di anni 90. Volevo partire con le origini un pochettino. Il tuo percorso di libera docenza parte nel 1971, una data un po' storica nell'ambito dei calcolatori, dato che Intel esce con Nel il 4004. 4004, esatto, quello che viene riconosciuto come primo microprocessore. Io mi sono laureata nel '66 e, mi piaceva lo hardware. Negli anni successivi mi sono occupata, sempre le cose che iniziavano allora, di un po' di progettazione hardware e soprattutto di CAD per lo hardware, che però era chiaramente una cosa molto limitata, diciamo. Quello che allora sembrava la grande promessa e che mi incuriosiva molto, era in realtà la microprogrammazione, che sembrava una cosa interessantissima, anche quella non recentissima perché risaliva alla fine degli anni '40 il concetto, e quindi quando comparve il primo microprocessore, ci fu una certa confusione, vorrei dire, nell'ambito scientifico-tecnologico fra le 2 cose. Tanto che negli anni successivi ci furono delle proposte per creare dei microprocessori microprogrammati, pasticci atroci. Però era un momento di, come dire, di espansione. Tutti quanti aspettare chissà cosa succede adesso. E quindi cosa ti ha spinto ad andare ad affrontare In realtà mi spinse il professor D'Adda, che aveva una sensibilità incredibile, un fiuto incredibile. Lui apparteneva al mondo hardware sicuramente, perché io come tutti a quell'epoca, leggevamo le riviste scientifiche, cioè IEEE e ACM, per intendersi, e in Italia Calcolo. Ehm, il primo microprocessore venne presentato non su una rivista scientifica, ma su quello che si chiamava un trade magazine, Electronics, e quindi si rivolgeva più al mondo dell'industria, dei possibili applicatori, che non al mondo degli studiosi. Dada mi disse: "Ma c'è questa cosa nuova". Io fossi lei comincerei a curiosare, vedere che cos'è. Scoprì che in giro per l'Europa c'era un certo numero di circa miei coetanei, eravamo tutti sotto i 30, anche loro incuriositi da questo nuovo oggetto, anche loro, molti di loro che venivano da questa filone della microprogrammazione dello hardware, e così si continuò a lavorare su questo tema. Direi per curiosità e un po' anche per sfida. Visto che gli altri ci snobbano, abbiamo creato un'associazione scientifica apposta, senza sapere cosa fosse un'associazione scientifica, proprio perché era una cosa nuova. Per darti un'idea di quanto fosse nuovo, IEEE Spectrum lanciò un concorso: "Visto che adesso c'è questo oggetto, cosa pensate che se ne possa fare?" E arrivarono le proposte più divertenti e devo dire oggi esistenti, tipo controllare, non ridere troppo, controllare i bagni dell'albergo. Cioè cose di questo genere, dare la sveglia, alle camere dell'albergo. In realtà sono cose che oggi sembrano assolutamente ovvie, tutti te lo vendono. Allora pensare, che so io, alla domotica o cose di questo genere era follia pura. Devi anche pensare a un mondo in cui praticamente non esistevano sensori, o erano veramente pochissimi. Hai detto una cosa interessante, nel senso che oggigiorno è una tecnologia che noi troviamo ovunque, Totalmente pervasiva. non siamo abituati a vivere senza, Certo. però ai tempi non era così, e volevo chiederti com'era anche fare ricerca in quest'ambito, in un momento in cui
l'ambito non esisteva praticamente e non c'era neanche un dipartimento ai tempi di elettronica e informazioni come abbiamo adesso. Era il Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica si chiamava difatti. Il nome, anzi istituto, neanche dipartimento. Ehm, Direi che c'erano 2 aspetti. Uno era proprio capire con chi potevi interloquire, capire quello che poteva essere, è brutto da dire, ma diciamo il pubblico. Quando i microprocessori si erano un po' assestati e si cominciò nel 75 direi, a parlare di personal computer, tanto per fare un esempio, tutti quanti a dire: "Sì, vabbè, ma poi chi è che lo compra? Che clientela c'è? Quanto si usa?" Cose di questo genere. Il drammatico problema, non solo del nostro settore, ma di tutti i settori negli anni nella prima metà degli anni '70, era la mancanza assoluta di finanziamenti, perché non erano ancora nati i grossi progetti CNR, che furono un grande polmone. Non c'erano più tanti finanziamenti dell'industria, soprattutto nei primi anni '70, perché con le rivolte studentesche dal '68 al '72 diciamo, avevamo perso credibilità. Cioè l'industria si aspettava, ehm, affidabilità e possibilmente riservatezza. Diventava un po' difficile garantirle. Fa conto che noi avevamo avuto come Politecnico sempre un centro di calcolo all'avanguardia, finanziato dalla clientela industriale. Vendevamo tempo di calcolo. Quando gli studenti ci bloccarono il centro di calcolo, chiaramente l'affidabilità è calata sotto lo 0 e quindi proprio c'era questa mancanza di fondi che era disperante. Ricordo i primi tempi di microprocessore che io andavo in giro dagli ex compagni di università che lavoravano nelle industrie chiedendo cose in omaggio. E una volta uno di loro mi disse: "Maria Giovanna, per favore, una volta compera qualcosa." Quindi, la sfida grande era quella. La seconda sfida curiosissima fu che, ehm, col microprocessore sono nati, prima c'erano diciamo gli uffici di consulenza, che però erano una cosa ben collaudata e inamidata. Nacquero i cantinari, cioè quelli che, negli Stati Uniti nel garage, da noi nella cantina di casa, offrivano servizi di progettazione, di realizzazione così alle aziende, soprattutto a quelle medio-piccole. Quindi nacque un mercato per gli strumenti. Io mi ero faticosamente riuscita a comperare un po' di strumentazione per il neonato laboratorio di microarchitetture, arrivarono i ladri e ci rubarono gli strumenti, anche quelli che avevamo fatto noi. Non so, Lorenzo Mezzalira, straordinaria persona, aveva realizzato delle schede specifiche per particolari applicazioni, ne hanno rubate anche quelle. Secondo dramma che il ministero non ci ha più dato la seconda parte di finanziamenti. È cambiato un mondo veramente. A seguire in quel periodo però sono nati poi i cosiddetti programmi Esprit, i programmi Quadro. Io ricordo che uno dei primi progetti a cui ho partecipato mi hai lanciato in questa direzione. Come questi programmi hanno anche aiutato le collaborazioni internazionali. È stato bellissimo. Allora, è buffo da dire, ma già i progetti quadro, il progetto per la microelettronica, il progetto per l'informatica del CNR, hanno facilitato la collaborazione all'interno dell'Italia, che già è stata una grandissima, lasciami dire, novità. Poi nell'82 comparve il primo progetto europeo, o per meglio dire, i primi progetti europei comparvero direi nell'80, 81, ma erano fortemente orientati alla microelettronica e all'industria. Nell'82, si è aperto il primo, bando, più ampio. Noi abbiamo partecipato al primo progetto che era microelettronica per la telecomunicazione, si chiamava CVT, e lì è stata anche lì una grandissima novità, intanto avere soldi, finanziamenti che potevi usare con una certa flessibilità.
dare borse di studio, comprare strumentazione, un po' di tutto, e poi proprio aprirsi alla collaborazione con istituzioni europee, confrontarsi, uscire dal guscio diciamo. Quello è stato utilissimo e direi che da allora lo si è sempre fatto ed è stata una grandissima possibilità. Tra fine anni '80 e inizio anni '90 sei stata direttrice del dipartimento, ora il dipartimento è uno dei più grossi dell'ateneo, uno dei più grossi d'Italia. Quali sono i ricordi che hai e quali sono le scelte che tu pensi abbiano dato un po' la guida? Quella che è stata la grande sfida era proprio la crescita delle interazioni con i finanziamenti europei e così via. Quindi il problema di capire anche tutta una legislazione che per noi era una novità. Ovviamente avevamo già allora il problema degli spazi, a fianco del problema dei soldi, quello degli spazi è una, come dire, è un'invariante attraverso 60 anni, però è stato molto bello, molto interessante. In quel periodo forse c'era questa contrapposizione, andando diciamo un po' più sul tecnico, tra le architetture CISC e le architetture RISC. Architetture CISC con queste set di istruzioni Intel. complesse, Intel, architetture RISC più snelle, ma che sembravano essere più banali, chiamiamole così. Dove però in realtà oggi siamo andati verso quella filosofia, less is more, quello che ci dà di più. Uhm, Secondo te perché, ovviamente ora diventa chiaro, ma ai tempi si riusciva a capire quale poteva essere il vincitore che poi ha portato oggi alle nuove architetture? Allora, prima ancora direi cosa ti piace subito lì, grande libro Hennessy Patterson, quindi il RISC nato, nelle università della Baia di San Francisco e capisci subito che è un concetto di straordinario interesse, che ti conduce fra l'altro, ehm, a un'architettura non solo più snella, ma molto più veloce, perché puoi applicare immediatamente il concetto di pipelining. Il momento in cui io l'ho visto come ehm, un grosso vantaggio, una grande apertura, è stata curiosamente luglio del '91. IBM, allora si occupava anche di hardware, faceva dei convegni accademici molto simpatici per gli europei in montagna in Austria, una cosa gradevolissima, ma a parte questa parte ludica, presentarono l'architettura PowerPC, che era un'architettura tipicamente RISC. E ricordo che la presentazione di questa architettura provocò alla borsa di New York un crollo delle azioni Intel, che ovviamente erano proprio all'opposto. Cioè un'architettura CISC con un sistema delle istruzioni che tendeva a crescere ogni volta che si aggiungeva una novità e, vorrei ricordare che per esempio l'adozione dell'architettura PowerPC fu uno dei primi grossi, vantaggi dell'architettura, Mac rispetto ai PC, è buffo perché proprio IBM aveva adottato l'architettura Intel e questo fu uno un segnale proprio che, c'era un grande vantaggio in quella filosofia. Andiamo a giorni attuali, AI. Mh-mh. Cioè AI è diciamo l'hype che abbiamo ed è anche dovuto ed è grazie al fatto che 10 anni fa architetture GPU hanno permesso training su una massiva mole di dati in tempo ristretto, cosa che fino a quel momento non si poteva fare. Accidenti. Ovviamente non solo GPU, adesso ci sono anche acceleratori per effettuare le stesse cose. Io ricordo, però già in tempi non sospetti, anni '90, che tu lavorasti a un acceleratore per qualcosa di simile. Allora, ai tempi di AI si cominciò molto presto a parlare in questo dipartimento grazie al compianto Marco Sommalvico che ci aveva lavorato a Stanford con McCarthy. Ma era tutta un'altra visione dell'AI. Si volevano replicare i processi logici proprio mentali.
Noi a quell'epoca lavoravamo, noi nel senso con il professor Stefanelli, con un po' di colleghi, Vincenzo Piuri che adesso è alla statale, il nostro Alippi, il nostro Storti Gaiani e così via, sulle reti neurali. Ed eravamo tutti d'accordo nel dire che quella non era AI, le si vedeva più che altro come architetture che ti consentivano di fare, lasciami dire, delle classificazioni, perché in parole povere, la rete neurale classifica. E quindi ti consentivano di fare riconoscimento di suoni, di parole, di immagini. Abbiamo fatto con ST questo nell'ambito di un qualche progetto finalizzato, giusto? Un chip neurale, ovviamente pensando a quelle che erano le limitazioni pesantissime imposte dalla possibilità di integrazione sul chip e, non ridere, dalla piedinatura dei chip. Avevamo dovuto adottare una soluzione seriale e non parallela, proprio perché se volevamo mettere un po' di neuroni non potevamo mettere troppi piedini intorno al circuito. Ehm, Poi l'argomento è stato, in parte abbandonato, certamente abbandonato da me, ma comunque sembrava qualche cosa riservato ad aspetti di tipo teorico e non si pensava certo all'esplosione che c'è stata. Questa mattina venendo qui ascoltavo alla radio la diretta del, discorso sullo stato dell'unione della von der Leyen, che ha dedicato una bella fetta di tempo all'AI. Prima di chiudere volevo fare una domanda realmente spot sull'Ateneo e in realtà su qual era il posto del campus Mh. dell'Ateneo di cui hai maggiori ricordi o di cui sei più affezionata, che sia ancora presente o non ci sia più. Sappiamo che l'Ateneo ha avuto delle trasformazioni. Allora, un posto che a me piaceva molto, che non esiste più, era la sala di letture della biblioteca centrale del Politecnico, che era nel palazzo del rettorato, all'interno, al pian terreno, era in realtà una specie di loft, perché sopra non c'era costruito niente, una specie di cortile che era stato chiuso e trasformato in sala di lettura ed era un ambiente molto, molto gradevole. E secondo, anche quello è stato pesantemente modificato, era il giardino centrale del palazzo, del vecchio palazzo. Volevo ringraziarti Ma figurati, per questa conversazione che abbiamo grazie a avuto, te, così come tante ne abbiamo avute in passato, quando magari da più giovane vecchie. esatto, da giovane studente frequentavo il tuo ufficio. Bazzicavi, come si Esatto. diceva allora.